Dai, non ci credo, non ci credo, fai vedere. Ma dai, ma l'ho fatto da 5 minuti. Chi è quella bestia che ha mangiato la zuppa? Ah. Questa non è una ricetta, questo è un caso disperato. Zuppa inglese, sono disperato. Zuppa inglese, per la crema 1 litro di latte, 85 grammi di maizena, ovvero amido di mais, 140 grammi di zucchero, 4 uova e della vaniglia. Facciamo la crema pasticcera, versione semplificata, quella furba la trovate nel mio canale, ma la ripetiamo velocemente. Tutto a freddo, 1 litro di latte, ci mettiamo dentro 4 rossi d'uovo, potete arrivare anche fino a 8, io ne ho messi 4 perché sennò sa troppo di uovo, vedete voi 4, 5. Poi peso 85 grammi di maizena, bisogna essere un po' precisi. La mischio subito nel latte freddo, mi raccomando freddo, perché se la maizena tende ad andare sul fondo, succede niente, però dopo magari si fa un po' fatica a girarla, quindi la giro subito, così si scioglie subito. Peso 140 grammi di zucchero, è piuttosto dolce, potete fare 120, potete fare 160, attenzione che 160 è parecchio dolce. Ci metto anche della vaniglia e vi metto il link di come ho fatto a fare l'estratto di vaniglia. Andiamo sui fornelli. Ma vi rendete conto? Non ho neanche fatto in tempo a fargli la foto a questa zuppa. Allora, questa qui è una crema furba, molto furba, però la maizena, l'amido di mais, farà sì che innanzitutto è tutto più facile perché si mischia a freddo, non c'è bisogno di fare la cottura a bagnomaria e viene pronto in pochi secondi. E poi dopo non vi farà la pellicina sopra, bisogna girarla però. Dopo non vi fa la pellicina sopra sulla crema, sulla cioccolata quando si raffredda, sapete quella pellicina non la fa, in più è facile, dai, è molto, e viene anche più buona secondo me, più leggera, anche più delicata. Provare per credere. Quindi mettiamo sul fornello e attenzione, quando sta per bollire un po' prima incomincerà a diventare un po' più densa e poi improvvisamente nel giro di pochi secondi diventerà densa. Come vedete le prime bolle dell'ebollizione la dovete togliere dal fornello e ricordatevi di continuare a girarla per almeno 30-40 secondi perché il fondo della pentola è molto caldo. Ora la crema pasticcera è pronta, però ci serve di due gusti, deve essere metà alla crema e metà al cioccolato. E quindi la divido in due ciotole, metà e metà. Metà la lascio così, l'altra metà ci metto 3 generose cucchiaiate di cacao in polvere. Se lo setacciate dovete mischiare di meno. Io l'ho buttato dentro così, quindi ho dovuto lavorarlo un minutino di più. Comunque presto andrà insieme. La crema al cioccolato risulterà un pochino più densa di quella alla vaniglia, quindi se volete ci potete mettere anche 2 cucchiai di latte e mischiarlo, così si ammorbidisce. Mi preparo la bagna per i biscotti. La bagna può essere a base di alchermes o di rum, ma in ogni caso deve essere alcolica, perché gli inglesi gli piace darci dentro, perciò andate giù pesanti pure con l'alcol. Va bene anche il maraschino. E bagno i biscotti, ho utilizzato dei pavesini, vanno bene anche i savoiardi, va bene il pan di Spagna, vanno bene le gallette, usate quello che più vi piace, però non inzuppateli troppo perché poi andranno ad assorbire anche l'umidità della crema quando li lasciate in frigorifero, sempre che non ve la mangiano prima. E fate gli strati, partite con i biscotti da sotto dalla base, poi uno strato di crema, strato di biscotti e poi dopo è uno strato misto, ma adesso vi faccio vedere. A proposito di bagna, se non volete fare la bagna alcolica perché ci sono i bambini piccoli o qualcuno che non può bere alcolici, li bagnate semplicemente con dell'aranciata oppure del caffè. Quindi ripetiamo, uno strato di biscotti inzuppati, uno strato di vaniglia, un altro strato di biscotti, uno strato di cioccolato, un altro strato di biscotti e poi uno strato di creme miste che adesso andiamo a vedere. È importante, ricordatevi di non utilizzare tutta la crema negli strati, ma di tenerne un po' per fare l'ultimo strato sopra. L'ultimo strato sopra si può fare anche con una crema singola e poi spolverarlo di cacao, ma la ricetta prevede che ci sia un misto delle creme che sono state utilizzate all'interno della nostra zuppa. Quindi un po' di vaniglia, un po' di cacao. Io la faccio a strisce alterne. Vi dicevo potete fare anche con una crema singola
oppure potete farci degli sbruffetti di panna, oppure fare della panna un po' bianca e un po' di panna al cioccolato e li alternate, oppure anche con una crema al caffè. Sopra ci potete mettere un po' quello che volete e poi dopo ci potete dare anche una spolverata con la cioccolata, però io cerco di seguire la tradizione, quindi faccio le strisce alternate. La nostra zuppa è quasi pronta. Se avete avanzato della crema, fate un ripassino con molta attenzione con il sacco a poche, fate il ripassino dove vedete che magari ce n'è un po' meno, dove è andata un po' più giù, non deve essere regolarissima, perché dopo, quando rimane in frigorifero, sempre che non ve la mangiano prima, la crema si acquatta, si alliscia, ma tutta a posto da sola, senza problemi. Quindi fate pure il ripassino senza paura, più crema c'è e meglio è. Ora sarebbe anche pronta la zuppa. Una cosa abbastanza importante da fare è, una volta finito di mettere le creme, di dargli 4 colpi ben assestati, in maniera che si assesti il meglio possibile la torta. E mettete i guanti quando usate l'alkerne, se no è un disastro. Ora facciamo una piccola decorazione in più: stuzzicadente, tovagliolo, e facciamo delle righe leggere sopra la torta. Una volta vado in là, una volta vengo qua, una volta vado in un senso, una volta vado nell'altro. Ricordatevi sempre di pulire il tovagliolo ogni volta che cambiate direzione. Queste righe, una volta che resteranno nel frigorifero per un paio d'ore insieme alla zuppa inglese, se non ve la mangiano prima, diventeranno belle lisce, si riattaccheranno tra di loro e daranno un bel disegnino carino. Quindi ragazzi, se vi è piaciuta la ricetta, il video e tutto il resto, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao a tutti!